Salve a tutti. Allora, qui abbiamo una scheda arrivata da qualche giorno, ce la manda Dario. Non apro perché ci sono informazioni privati. La scheda è una scheda Hisense. Dario ci scrive che il compressore è fermo ma non ci indica l'errore, quindi andremo a collegare la scheda per fare la simulazione con la scheda interna e il compressore, perché lui ci dice che il compressore è fermo, però a noi ci serve il codice di errore. Bene, collegato tutto, ho appena dato alimentazione, modalità freddo, andiamo ad accendere, vediamo cosa succede. Qui abbiamo i tre LED, quello che ci interessa a noi è monitorare questi tre LED. Ok, ci sta dando un errore. L'errore è strano perché lampeggiano tutte e tre ad intermittenza uno con l'altro. Adesso sembra svanito l'errore, adesso si è ripresentato, sempre lo stesso. Il ventilatore funziona, però non parte il compressore. Sembra che si resetta l'errore ma poi ricompare. È inutile andare a vedere sul manuale dell'errore, anche perché questo qua non è un errore vero e proprio, ma più un problema, secondo me, di comunicazione tra i due processori. Non riesce a interfacciarsi con i due processori, almeno credo, Poi andremo a vedere più nello specifico una volta messa sul banco riparazione. Bene, ho dato una pulita alla scheda e, come vi stavo accennando, questo tipo di problema è una mancanza di comunicazione tra i due processori. Almeno per esperienza si è sempre verificato questo problema. I LED che lampeggiano ad intermittenza, sequenza diversa tra di loro, e la comunicazione tra i due processori avviene tramite questi tre opt isolatori. Però siccome conviene andare a vedere con un multimetro analogico e non digitale, perché quello analogico possiamo vedere la lancetta se effettivamente si muove. Per chi ci segue e non conosce l'elettronica, è più facile capire se effettivamente sta comunicando l'optisolatore, si sta interfacciando l'optisolatore con l'altro processore. Quindi questo scambio avviene nel momento in cui uno dei due processori manda i dati all'altro processore, l'optisolatore fa in modo che trasferisce questi dati. Questo avviene senza aver un contatto diretto tra di loro, perché all'interno c'è un diodo LED ad infrarossi che manda degli impulsi luce. Ok, quindi andiamo a vedere un po' come funziona. Ripeto a dire che la lancetta si deve spostare. Noi andiamo a mettere a DC perché comunque è pur sempre una diretta corrente, quindi andiamo a mettere a DC e mettiamo al minimo a 2,5 volt. Andiamo a collegare la scheda. Colleghiamo il reattore. Ok, possiamo dare alimentazione e possiamo vedere che i LED si sono accesi. Questo è il LED di comunicazione, questo è il LED i tre LED che abbiamo visto nel video che comunicano l'errore, e qui c'è un altro LED che è il LED di
comunicazione tra i due processori, eccolo lì, ok. Abbiamo messo alla scala minima della diretta corrente. Adesso andiamo a verificare dai due piedini 3-4 dell'optisolatore, cioè i piedini in uscita, e quindi partiamo da questo optisolatore, quindi aumentiamo la scala perché è andato in fondo scala. Un'altra cosa importante prima di fare questo, è importante portare al zero il multimetro, quindi sta bene. Ok, ritorniamo a scala 10, andiamo a vedere se la lancetta si muove, quindi non c'è movimento sulla lancetta, possiamo vedere che la lancetta è fissa. Ecco perché ho preso il multimetro analogico, proprio perché nei video si possa vedere meglio questo fattore. Mi sposto ancora più qua perché così lo vediamo meglio, e possiamo vedere che la lancetta è ferma, non c'è scambio dati. La lancetta si deve muovere. Nel momento in cui si muove la lancetta, cioè ha un'oscillazione la lancetta, significa che c'è uno scambio dati tra di loro. Andiamo a vedere sempre tra piedino 3 e 4 quest'altro optisolatore. Eccolo qui, così si deve muovere. Tutti e tre gli optisolatori comunicano, tutti e tre deve oscillare la lancetta come sta facendo adesso, ok? L'altro optisolatore è messo al contrario, quindi piedino 3 e 4 ce l'abbiamo da questa parte. Se la lancetta dovesse scendere verso giù dobbiamo scambiare i puntali, qui non c'è, a quanto pare, quindi qui scende verso giù, scambiamo i puntali e vediamo se c'è comunicazione. Anche questo optisolatore sembra bloccato, cioè fermo, quindi non c'è scambio dati neanche su questo. Togliamo alimentazione e andiamo a fare dei test di verifica. Allora prendiamo il Fluke perché su quello ho la batteria un po' scarica e non suona tanto forte il beep, perché adesso in continuità andremo a vedere se le piste sono integre tra gli optisolatori e processori. Quindi cominciamo da questo processore. Il piedino 1 e 2 indica l'entrata dell'invio del segnale, quindi andiamo sul piedino che è il primo che vediamo che va sul processore, che è questo qua. Vado e andiamo a vedere se c'è continuità, quindi non bippa. Già qui c'è un problema, vado a zoomare un po'. Ok, ho la batteria scarica anche su questo tester, possiamo vedere che non c'è continuità. Qui ci sta, ma qui no, molto probabilmente qui è interrotto. Perché se metto qui ci sta, qui no. È proprio alla giunzione qui del reofero che non va. Niente, quindi andremo a fare un po' di saldatura qui su questa parte. Andiamo a vedere qui, ok. Questo abbiamo visto che è funzionante. Questo aveva problemi, però
ripristiniamo questo, perché se ripristiniamo questo è probabile che questo potrebbe anche funzionare, anche perché sta al contrario. Quindi molto probabilmente nei momenti in cui invia il segnale questo processore, trapassa l'optizzatore, arriva a questo processore, automaticamente riceverà il segnale e trasmetterà tramite quest'altro optizzatore da questa parte. Quindi abbiamo il lato 1 e 2 da questo lato e trasmette poi a quest'altro processore. Quindi ok, zoomiamo un po'. Ho già dato una pulita, vado a mettere un po' di flussante. Bene, allora ricostruito la pista, andiamo a pulire. Ok, vediamo adesso se c'è continuità. Ok, ok, abbiamo continuità. A questo punto diamo alimentazione. Ok, andiamo a vedere. Eccola lì, ok? Questa volta abbiamo la trasmissione. Perché vado a vedere direttamente su piedino 3-4? Perché vado anche a vedere se funziona l'optisolatore in questo modo. Quindi sto già vedendo in uscita. Ok? Anche questo avevamo già visto. Perfetto. E adesso ci rimane questo che avevamo visto non comunicava. Quindi ancora non comunica a quanto pare. Quindi siamo a scala 2,5, il minimo. Dovrebbe dare qualche cenno anche se è piccolissimo, ma non si muove. Vediamo in entrata. Anche in entrata non c'è movimento. Ok. E andiamo a verificare le piste sempre tra optisolatore e processori. In questo caso, siccome abbiamo visto che non abbiamo l'entrata sul piedino 1 e 2, quindi andiamo a verificare le piste di questo processore. Da questo processore all'optisolatore. Bene, trovata la pista interrotta, in pratica il segnale uscente da questo optisolatore non arriva al processore in RX, del piedino RX, in modo che TX possa trasmettere, una volta ricevuto, possa trasmettere su questo optisolatore. E questo lo possiamo vedere, questa pista che poi va qua, e qui abbiamo un reofero che parte da questo piedino, quindi possiamo vedere che continuità ci sta, però nel momento in cui lo vado a mettere qui non ci sta più, quindi svanisce, e quindi qui abbiamo un'interruzione. Quindi andremo a rifare anche questa pista. Bene, perfetto, rifatto la pista, saldata anche dalla parte retro, abbiamo fatto una giunzione in modo che siamo sicuri che mantiene, e
Andiamo a vedere adesso se abbiamo continuità. Eh? Ok, ok, diamo alimentazione e vediamo se abbiamo risolto il problema. Andiamo direttamente in uscita dell'optisolatore. Allora, dobbiamo girare i puntali. Eccolo qui, ok? Quindi abbiamo risolto il problema anche su questo optisolatore. Bene, ci rimane di provare la scheda, andare sul banco e provare la scheda e vediamo se funziona, perché almeno per quanto riguarda la comunicazione tra i due processori abbiamo risolto. Bene, diamo alimentazione. Ok, ventilatore partito. Vediamo i 3 LED. Che il difetto che faceva prima non lo fa più. Ok, sembra che è partito il compressore. Bene cari colleghi, problema risolto, il video finisce qua, nel Memory Frigger questo è tutto, se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice in su e ci vediamo a un prossimo video, una prossima riparazione. Per chi non è iscritto al canale ricordo di iscriversi e azionare la campanella sulle notifiche. E da Memory Frigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo a un prossimo video.